La Villa Valentinelli si presenta come un edificio della fine del XVI secolo, come fa intuire il cornicione a dentelli. La struttura è quella tipica della residenza di villeggiatura veneta. Piano nobile rialzato con salone centrale, stanze laterali e soffitta con piccole finestre quadrate. Nel catasto austriaco del 1846 la casa era affiancata a ponente da un grande annesso rustico ora scomparso ed era visibile a mezzogiorno la razionale sistemazione a giardino, orto o piccolo parco, ora sostituito dai giardini Valentinelli, con uno spazio alberato, parco giochi e qualche impianto sportivo. Sul cortile antistante l'ingresso della villa sono visibili alcuni reperti in marmo, romani e medievali, ritrovati in loco. Per volontà testamentaria di Giuseppe Valentinelli, la villa alla morte della sorella Rosalba divenne proprietà del comune di Villa Estense, che a partire dal 1888 la utilizzò per molto tempo come municipio. A ricordo del benefattore nella sala centrale è stato posizionato un busto tuttora presente. Negli anni 70-80 del secolo scorso, la villa non più utilizzata come residenza municipale è stata lasciata per parecchi anni in degrado, fino agli anni 90, in cui fu restaurata per diventare sede di distretto sanitario prima ed in seguito biblioteca comunale con annesso museo. Il Museo di Villaggi Scomparsi, allestito e gestito dal 1996 dal gruppo Bassa Padovana, è situato al piano superiore dell'edificio. Il padre Francesco Valentinelli è famoso avvocato e autore di importanti saggi giuridici. Nel 1808 si trasferisce con la famiglia a Padova e poi è creato dal Papa avvocato di corte e conte palatino. Giuseppe compie gli studi liceali in seminario maggiore a Padova e diventerà sacerdote nel 1829. Nonostante gli impegni in varie parrocchie della diocesi, si interessa alla poesia e alla letteratura latina con traduzioni e componimenti. Perfeziona le sue conoscenze in teologia e filosofia e si impegna nello studio dell'inglese, del francese e del tedesco. Il 21 settembre 1832 il vescovo Modesto Farina nomina Giuseppe cappellano nella parrocchia di Sant'Andrea di Villa Estense. Ma in questo periodo non risulta documentazione ufficiale del suo ingresso a villa, nonostante la sua famiglia possedesse già dei beni nella località. Il 18 dicembre 1834 si laurea in filosofia e viene nominato subito assistente universitario. Il 19 giugno 1835 si laurea in teologia, ma si era già impegnato in componimenti in italiano e in latino di poesie e brevi trattati. Durante le vacanze autunnali inizia a viaggiare. Del 1835 è il suo primo viaggio di studio a Roma e Napoli. Nel frattempo
si era già diffusa la sua fama di giovane e promettente studioso, e quindi cominciano ad arrivargli attestati di iscrizioni ad accademie. Il 28 dicembre 1835 è nominato socio dell'Accademia dei Lincei a Roma, in Campidoglio. Sempre nel 1835 il vescovo di Belluno lo nomina insegnante di filosofia nel seminario della diocesi, ma nel 1838 il vescovo di Padova, Modesto Farina, lo richiama in diocesi per dargli l'incarico di bibliotecario del seminario. Questa biblioteca Valentinelli provvede a riorganizzare il patrimonio librario e i cataloghi con i più moderni criteri. Con il consenso del vescovo inizia a viaggiare in tutta Europa per esaminare gli ordinamenti delle altre biblioteche, acquistare libri e periodici scientifici per incrementare il patrimonio della biblioteca del seminario. Questi viaggi e la conoscenza delle lingue antiche, come il latino, il greco, l'aramaico, il siriano, il caldeo, saranno determinanti perché riesca ad ottenere l'incarico di vice bibliotecario alla Marciana di Venezia nel 1841. Contemporaneamente scrive degli epistolari di viaggio, studi sugli incunaboli e note sulle antiche iscrizioni del territorio padovano, e nel 1846 diventa bibliotecario alla Marciana, carica che ricoprirà fino al 1874. Tra le sue opere più importanti compare nel 1854 un suo lavoro su una rivista austriaca relativo al patriarcato di Aquileia. Del 1855 è la bibliografia sulla Dalmazia e il Montenegro. Del 1861 è la bibliografia del Friuli. Dal 1864 al 1866 pubblica su una rivista bavarese una storia della Germania. Altro suo importante lavoro, in 6 volumi, è la Bibliotheca Manuscripta Sancti Marci Veneziarum, che compie tra il 1866 e il 1874. Solo negli ultimi anni della sua vita diventa un assiduo frequentatore della sua casa di villeggiatura di Villa Estense, dove muore il 17 dicembre 1874. Qua siamo nel cimitero di Villa Estense, nella cappella sepolcrale riservata ai sacerdoti, all'interno della quale è presente la lapide commissionata dalla sorella di Giuseppe Valentinelli. In essa si nota la data di nascita 5 maggio 1805, forse un errore del marmista. Il Museo Civico dei Villaggi Scomparsi si propone di illustrare, attraverso documenti, cartografie, in particolare mappe e foto aeree e reperti archeologici, la storia degli antichi insediamenti della Bassa Padovana, generatesi con la bonifica agraria del periodo romano, sviluppatisi poi tra i secoli X e XII e scomparsi tra i secoli XIV e XV. Il museo si articola in 3 aree. La sala d'ingresso e di introduzione generale. Si illustrano le metodologie di ricerca utilizzate per identificare le località in cui sorgevano questi primi agglomerati. In questa prima sala, a scopo storico-didattico, viene proposto il plastico di un tipico villaggio altomedievale, con capanne di legno e paglia e chiesa in muratura. La
seconda area del museo è dedicata alla descrizione dei villaggi scomparsi determinati con certezza. Il primo è quello di Altaura, poi c'è quello di Ancarano, toponimo di origine romana. I reperti venuti alla luce sono frammenti di oggetti risalenti al periodo paleoveneto, cocci di periodo romano e numerosissimi frammenti di ceramica grezza pettinata appartenenti a vasellame di uso domestico. Il villaggio del Finale, con chiesa dedicata a Santa Maria, viene citato per la prima volta in un documento del 1077. I reperti venuti alla luce confermano la presenza di un insediamento di età romana, frammenti di vaso, pesi da telaio, eccetera, mentre i reperti del periodo medievale indicano un arco di tempo piuttosto ridotto, limitato ai secoli XI e XII. All'individuazione del primitivo villaggio di Vescovana, con chiesa dedicata a Santa Cristina, si è giunti grazie alla grande carta del ritratto del Gozzon, custodita presso il Museo etnografico di Stanghella. In questo sito, accanto ai più antichi reperti di epoca romana e alla ceramica grezza pettinata medievale, sono rappresentate delle ceramiche ingobbiate, dipinte ed esternamente invetriate che appaiono verso la metà del XIV secolo. Il villaggio era documentato negli statuti padovani del XIII secolo e gli venivano attribuiti ben 57 fuochi, cioè nuclei familiari. La terza e ultima area del museo è dedicata al villaggio di Villa. La pieve di Villa viene citata per la prima volta in un documento del 1179. In quest'ultima sala sono esposti in 2 vetrine ceramiche che testimoniano il progredire di questi abitati fino al periodo rinascimentale.